Drone o non drone? Questo è il dilemma che non è amletico, è uno dei tanti dilemmi contiani, cioè del nostro Presidente del Consiglio, nao davanti, nao darrere, ora vedremo, ora facciamo, forse annuncio, poi ne discutiamo, ma la volete finire? Il 24 di marzo scorso, quindi parliamo di 4 giorni, 5 giorni fa, l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, l'ENAC, ha autorizzato in deroga a tutte le varie regolamentazioni l'uso dei droni ai sindaci, alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine, che sono fondamentali per poter monitorare il territorio, consentirci anche di usare al meglio le nostre risorse umane. Ora che fa il Gabrielli, mi pare che dicono, che sarebbe il capo della Polizia di Stato, dice che non si possono più utilizzare i droni, o meglio, lui dice, ora ci sono i lanci ANSA, non si capisce se si possono più utilizzare. Oh, io devo partire con i droni, è da 20 giorni che lavoriamo, siamo stati i primi a lanciare la strategia di utilizzo dei droni, perché ci serve perché così noi non solo vediamo la situazione sul territorio, ma avevo fatto dei droni innovativi con la mia voce, che come beccava chi trasgrediva le norme lo mandava a quel paese, lo invitava ad andare a casa, ma al di là di quello lo fotografava, lo sanzionavamo. Oh, in trincea ci siamo noi sindaci, noi abbiamo bisogno di strumenti per operare. Pensate, voi fate le leggi, voi che state nei palazzi dorati, fate i DPCM, i DPCC e i DTT, e noi sul territorio dovremmo fare cosa per riuscire a far applicare le norme? Ragazzi, finalmente a Messina abbiamo un sindaco coi coglioni. Grande Cateno De Luca. E allora, ragazzi, vi voglio parlare della battaglia che il nostro sindaco Messina provincia sta andando a fare. Nello specifico la battaglia dei droni per andare a tenere sotto controllo dei paesini in città, dove appunto si riscontrano tutt'oggi problematiche di persone che escono senza motivazione, gruppi di persone che si riuniscono per giocare a carte, per discutere, o anche un grosso problema che in questi ultimi giorni stiamo avendo, e credo anche voi in giro per tutta l'Italia, e non solo, perché ho visto video anche in Unione Europea e anche fuori l'Unione Europea, file, ingorghi nei supermercati. Ecco, tutto questo per il coronavirus non va bene, ragazzi, perché non dimentichiamo che non si deve, diciamo, stare in contatto e non si devono creare gruppi di persone. Perfetto. E allora la battaglia del sindaco è quella di prendere una decina di droni. Qui dietro vedete alcune immagini di alcuni video fatti appunto in città di Messina, mentre si testano, mentre si presentano anche alle vari telegiornali, le varie interviste. Stanno facendo il progetto, diciamo, è quello di prendere questi droni, uno per ogni paese identificato come potenziale pericoloso, ecco, dove si sono registrati in questi giorni concentrazioni di persone, inserire una telecamera, collegarla con un centro di controllo unico, tutti i droni con il suo pilota. In più l'immagine viene inviata a un centro di controllo che sarà, credo, al comune o alla protezione civile. Questo ancora non si sa, perché ci stanno ancora lavorando. Comunque è un progetto che è nato da 2-3 settimane al massimo, e ora in questi giorni si stanno vedendo già i primi risultati. Perciò, oltre la telecamera per inquadrare i trasgressori, c'è anche una sorta di altoparlante che va a comunicare alle persone dei messaggi. Uno dei tanti messaggi è questo qui: dove cazzo vai? Torna a casa!
Dove cazzo vai? Torna a casa! Perfetto. Ora, il mio punto di vista, loro dicono che devono andare a fare una sorta di drone che ha precaricato dentro dei messaggi che in automatico il drone deve riconoscere, messaggi preregistrati che il drone diciamo smista e fa diciamo partire quello corretto. Nel caso io col cane mi dice: ehi tu col cane, torna a casa. Oppure siamo un gruppo di persone: ehi voi, cosa fate? Tornate a casa. O se io passeggio così senza pensieri, il drone mi vede e mi dice: ehi tu, dove stai andando? Per esempio. Il tutto, ragazzi, non è semplice, cioè si deve precaricare un tot file audio dentro un processore che collega l'immagine video, ok? L'immagine video, e deve capire il drone cosa l'individuo sta facendo. Perciò già la prima cosa complessa è far capire al drone l'individuo cosa fa, cosa non fa, se sono più di uno, e già qui è una cosa complessissima. Perfetto. 2 è fare partire la relativa voce. Perfetto. Ora, il sindaco io lo stimo tantissimo, lo seguo, sono con lui nelle battaglie, però se posso dare anche la mia opinione, perché no? Ora, lui già qualche volta ha detto che vuole prendere spunto dalla Cina, perché ragazzi non sono delle novità queste, forse possono essere delle novità in Italia, forse, però in Cina, per quanto riguarda coronavirus, lo Stato cinese ha messo realmente i droni, ma non 1, ma non 10, lì ragazzi c'erano flotte di centinaia di droni che giravano per le città. Però quelli come funzionavano? A differenza di questi droni di Messina, che sono diciamo preprogrammati, secondo me complicati da fare, quelli cinesi utilizzavano una tecnica differente, molto più semplice, e ti dico quale. Ogni drone aveva sì la sua telecamera, perché ovviamente le immagini devono essere diciamo trasmesse a una centrale dove ti trovi vari monitor, o meglio un monitor suddiviso in 10, 15, 20 piccoli monitor, che tutti questi piccoli monitor sono dei droni. Ok, la differenza è quella che loro tramite un impianto radio, perché ovviamente ragazzi si sa, i cinesi hanno la tecnologia, hanno i soldi, hanno tutto per spaccare. Noi purtroppo a Messina ci dobbiamo organizzare per come possiamo. La cosa che io direi di modificare in questo progetto è proprio questa: non fare dei precaricati, perché come fa il drone, almeno che non sei bravo a programmare, almeno che non ci siano delle squadre già in contatto con il sindaco, con la giunta, con il comune di Messina, che sappiano ecco programmare, fare tutta questa sorta di cosa complessissima. Basterebbe l'impianto videosorveglianza, cioè la telecamera, quella c'è ed è perfetta, deve essere diciamo trasmessa alla centrale per la voce, ok, senza fare il solito, diciamo senza fare i preprogrammati, prendere 1, 2, 3 o 4 persone, metterle davanti ai computer, per ogni persona un microfono. Connesso a questo microfono si trasmette l'audio in diretta al drone, cioè se io sono seduto davanti ai monitor, drone numero 5 mi mostra una persona che passeggia, io prendo il microfono,
seleziono drone numero 5 e da quel momento in poi io sono in contatto diretto con il drone. L'altoparlante o anche uno speaker, può essere anche uno speaker Bluetooth, perché ovviamente parliamo di speaker ad alte potenze con batteria al litio interna al drone. Ovviamente tutto questo porteranno anche pesi in più sulla struttura del drone. Perciò ragazzi non possono funzionare droni piccoli, perché i droni piccoli vengono realizzati con rapporto peso-potenza quasi al massimo. Se tu vai a caricare un trasmettitore, un altoparlante e un pacco batterie secondario per non incidere appunto al consumo o sulla batteria del drone principale, il drone non ce la fa a sollevarsi. Perciò devono utilizzare ragazzi altissima tecnologia, leggera, che non dia problemi appunto di stabilità, perché se metti un peso un po' più in qui il drone non è più stabile. Poi ci sono sempre quei droni ad alta tecnologia che si autostabilizzano ugualmente, però tutto sta in base a che drone utilizzi. Ritorniamo al punto iniziale. Io fossi in loro con anche dei trasmettitori audio semplicissimi, multicanale. Per esempio esistono in commercio, se non sbaglio, dei trasmettitori e ricevitori multifrequenza. Do ad ogni drone una frequenza prestabilita, un canale, anche con un walkie-talkie, ecco, per farlo semplice, una radiolina, quella a voce, a mano, però ovviamente che hanno un grandissimo raggio di comunicazione, perché ovviamente se io la mia centrale ce l'ho qui e il drone uno è qui, un altro è qui, parliamo però di chilometri di distanza, ci può essere anche questo problema. Se non vogliamo utilizzare le onde diciamo radio, tipo le radio, le radiotrasmettitori, si potrebbe puntare ad utilizzare degli smartphone, dei semplicissimi smartphone connessi in chiamata. Dal momento in cui il drone capta qualcuno, tu chiami quel numero che è il drone, parte la telefonata e ti senti tu in diretta nel drone. Cioè con questo tu hai semplificato tutto con un solo smartphone. Lo smartphone stesso dà una connessione internet, perciò può andare a trasmettere anche il segnale ad un indirizzo IP, per vederlo anche non solo nella postazione centrale ma anche non lo so, in altre postazioni. Cioè è tutto da studiare. Loro comunque ci stanno lavorando e dice che per la prossima settimana già ci dovrebbero essere i droni volanti con la voce del sindaco, però non lo so ragazzi. Allora l'iniziativa è buona, ottima, però è da migliorare. Fare questo pre-registrato a me non piace come idea. Perché? Perché è complicato e vi ho spiegato anche il motivo. Però se si utilizzano alternative differenti, più semplici, credo che possano fare la differenza. Ragazzi, per questo video è tutto, ciao e al prossimo.